Che cos'è l'halving? Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Manca ormai poco tempo ad un evento che tutti gli appassionati del mondo Bitcoin e non solo aspettano. L'halving è uno dei meccanismi del protocollo che ha l'impatto maggiore sia su chi detiene sia su chi estrae Bitcoin. Ne parlano tutti, ma non tutti sanno che cos'è realmente, qual è la sua cadenza e qual è il suo scopo. Bene, oggi approfondiremo questo argomento. Prima di cominciare però vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina, in modo da essere sempre avvisati quando esce un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti potete contribuire alla crescita di questo canale anche solo offrendomi un caffè, sfruttando il QR code che comparirà durante il video oppure usando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. La prima cosa da sapere è che halving significa dimezzamento. Ma cosa andiamo a dimezzare di preciso? Questo meccanismo va a dimezzare la generazione di nuovi bitcoin che vengono attribuiti ai miners quando minano un blocco. Se ricordate, ne abbiamo già parlato in altri video, i bitcoin vengono estratti proprio ogni volta che viene creato un blocco e vengono dati come ricompensa al miner che dimostra di aver trovato la soluzione del blocco prima di tutti gli altri, semplificando. Nel white paper di Bitcoin viene accennata l'analogia con l'estrazione dell'oro, dove i minatori spendono tempo, energie e denaro per estrarre nuova offerta di oro. Nel caso di Bitcoin, i miners spendono potenza di calcolo ed elettricità per emettere una costante quantità di nuove monete. Non viene però fatto nessun accenno alla quantità emessa né all'halving. Per trovare i primi accenni di questo meccanismo, oltre che a trovarli ovviamente nel codice sorgente di Bitcoin, dobbiamo andare a spulciare la mailing list dove viene presentato Bitcoin e nella mail dell'8 gennaio 2009, quella in cui venne presentata la prima release di Bitcoin, Satoshi comunica il limite dei 21 milioni di coins, altro dato che non è presente nel white paper, e ci dice che la distribuzione delle coin verrà dimezzata ogni 4 anni. I primi 4 anni verranno emessi 10 milioni e 500 mila bitcoin, la metà del totale, e poi via via ogni 4 anni si procederà col dimezzamento. Il 12 gennaio 2009, sempre nella mailing list, compare la quantità di coin che vengono emesse una volta minato un blocco, 50 bitcoin. Questo dato si poteva anche ricavare approssimativamente dai dati che avevamo in precedenza, ma ora possiamo notare che in realtà l'halving non avviene ogni 4 anni, ma ogni 210.000 blocchi. Che differenza c'è, vi starete chiedendo? Beh, se proviamo a fare due calcoli spicci ci rendiamo subito conto che i numeri non tornano con la scadenza temporale che ci ha dato Satoshi Nakamoto. Se prendiamo la quantità di bitcoin emessa i primi 4 anni, che sono 10 milioni e 500 mila, e la dividiamo per i bitcoin emessi ogni blocco, che sono 50, otteniamo appunto 210.000, che è il numero di blocchi necessari per raggiungere la quantità di bitcoin emessi dichiarata da Satoshi. Se ipotizziamo che un blocco venga minato esattamente ogni 10 minuti, possiamo moltiplicare 10 per il numero di blocchi e otteniamo il numero 2 milioni e 100.000, che in teoria dovrebbe combaciare con il numero di minuti presenti in 4 anni, ma così non è. Inoltre dobbiamo considerare che i blocchi non vengono minati esattamente ogni 10 minuti, ma questo tempo è la media richiesta dal protocollo. In definitiva abbiamo fatto tutto questo giro per dire che generalmente si dice che ogni 4 anni avviene l'halving, come d'altronde disse Satoshi, ma in realtà è corretto dire che l'halving avviene ogni 210.000 blocchi. Non a caso mancano più o meno 2 mesi a questo evento, ma ancora non sappiamo la data esatta. Possiamo fare solo una stima più o meno accurata. Bene, ora che abbiamo visto la tempistica, possiamo vedere quanti bitcoin vengono emessi per ogni periodo. Vi faccio vedere una bella lista con l'anno, vedete che anche qui l'anno è stimato, il numero del blocco e la quantità di bitcoin. Come abbiamo detto prima, ogni halving si dimezza l'emissione. Guardando questa lista possiamo vedere come siamo veramente all'inizio di una lunga strada che dobbiamo ancora percorrere. Guardate, siamo passati da 50 bitcoin a 25, poi a 12,5, poi a 6,25, che è il periodo in cui ci troviamo ora, e fra circa 2 mesi, la data è stimata infatti tra metà e fine aprile, dimezzeremo ancora arrivando a 3,125 bitcoin emessi ogni blocco. Ora guardiamo le colonne a fianco. Nonostante siamo ancora all'inizio, in questi 15 anni sono stati emessi 20.343.750 bitcoin, ovvero il 93,75% della supply totale. Ma per arrivare ad emettere il 100% dei bitcoin dovremo attendere il 2140 circa. Incredibile, vero? Questo meccanismo scandisce anche la politica monetaria di Bitcoin.
Si parla infatti di Bitcoin come una moneta deflazionistica, ovvero che tende alla deflazione dal momento in cui la sua emissione rispetto alla quantità in circolazione si riduce nel tempo. Se guardiamo questo grafico, infatti, possiamo vedere come l'inflazione di Bitcoin fosse stratosferica nei primi anni, ma da dopo l'halving di quest'anno avremo un'inflazione al di sotto dell'1% e continuerà a scendere fino ad arrivare allo zero. Quest'altro grafico invece ci mostra insieme l'inflazione, la linea rossa, e la base monetaria, la linea blu. Questo tipo di politica monetaria va in contrasto con quella utilizzata oggi dalle banche centrali, che prevede una base monetaria elastica che si può espandere e ridurre a piacimento e che ha un obiettivo inflazionistico del 2%, considerato, salutare per la crescita di un'area economica. Il problema è che, come stiamo vedendo tutti in questo periodo, questo dà un enorme potere nelle mani di chi gestisce questa base monetaria, che però, nonostante questo potere, non è mai riuscito a perseguire l'unico obiettivo che lui stesso dichiara di voler perseguire. Nel caso della Banca Centrale Europea è, ascoltate bene, il mantenimento della stabilità dei prezzi, come dichiarato proprio sul suo sito ufficiale. Guardate, questa è la homepage del sito della BCE. Ora invece vi faccio vedere il grafico dell'indice dei prezzi al consumo degli ultimi 20 anni. Ecco qua, direi che i prezzi sono stati stabilissimi, no? Cosa ne pensate? Dai, tornando a noi, se vogliamo la politica monetaria di Bitcoin può essere paragonata a quando vigeva il gold standard, ecco. Ora, se riprendiamo la lista degli halving, possiamo notare un'altra cosa, che in realtà i Bitcoin non sono 21 milioni precisi, ma in realtà sono 20.999.999,9769. Per convenienza poi ovviamente viene utilizzato il numero intero, ma questa secondo me era una curiosità da menzionare e che si nota se si sommano tutti i Satoshi che saranno minati. In ogni caso, non sappiamo quale sia stato il criterio usato da Satoshi Nakamoto per definire la supply e la quantità di Bitcoin da minare ad ogni ciclo. Possiamo però supporre, anzi in realtà ce lo fa capire proprio lui, che l'intento sia stato quello di premiare con tanti Bitcoin chi credette subito nel protocollo ed iniziò a minare fin da subito, in tempi non sospetti, contribuendo così a testare e a supportare la rete, e di ridurre poi nel tempo l'emissione, ipotizzando un'adozione sempre maggiore di questo protocollo da parte degli utenti. Insomma, l'halving è un altro tassello fondamentale del funzionamento di Bitcoin, del quale soprattutto i miners devono tenere conto, perché va proprio a definire anche il modello di business che devono seguire e soprattutto li vincola ad un tipo di gestione della loro attività molto ferreo, perché altrimenti verranno tagliati fuori dal mercato. Pensate che la loro fonte di guadagno sono proprio i Bitcoin minati e ogni 4 anni i loro introiti vengono dimezzati. È come se voi svolgeste un lavoro e sapeste per certo che ogni 4 anni guadagnereste la metà. Anche se il lavoro è molto redditizio, dovrete comunque tenere in conto di mettere delle riserve da parte in modo tale da poter ammortizzare lo scossone che arriva ogni 4 anni. Poi ovviamente i miners hanno come ricompensa anche le fees di transazione che noi utenti paghiamo per inviare una transazione, e questa parte di introiti diventerà sempre più importante fino a diventare l'unica fonte di sostentamento una volta che saranno estratti tutti i Bitcoin nel 2140. Per chi invece non è un miner, per chi non mina Bitcoin, questo evento è un'occasione per fare un po' di festa e vedere un po' di amici e parenti che tornano a farvi domande su quella cosa strana che avevate provato a spiegargli qualche anno prima, ma che ora hanno sentito alla televisione e quindi si decidono a farvi la fatidica domanda. Ma senti un po', è un buon momento per comprare Bitcoin? Dai ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel mi piace e scrivetemi qui sotto nei commenti se conoscevate questi dettagli e se avete domande o dubbi scrivete pure che io vi rispondo. Noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!